Benvenuti nel mio canale Il Mondo dell'Uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questo bellissimo vestitino taglia 2 anni, ma potete tranquillamente adattarlo a qualsiasi altra taglia. Io vi spiegherò come realizzare il toppino e vi darò qualche suggerimento su come realizzare la gonnellina. Potete realizzarlo con la mattonella che preferite oppure con quella che ho usato io, questo dipende dal vostro gusto. Adesso vi lascio alla spiegazione e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il progetto lasciate un bel like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Inoltre vi ricordo che potete mandarmi le foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social TikTok, Facebook, Pinterest ed Instagram di cui vi lascio il link in descrizione. Grazie mille per seguirmi. Ecco l'occorrente per il progetto di oggi, 5 mattonelline. Questa mattonellina l'ho già pubblicata sul mio canale, vi lascio il link in descrizione. E per realizzare queste mattonelle ho utilizzato un gomitolo di cotone fiocco e un altro gomitolo mi servirà per fare il toppino. Ogni gomitolo pesa 50 grammi ed è lungo 125 metri circa. Adesso, prima di dirvi gli altri materiali, vi dico con esattezza quanto misura la mia mattonellina, così potete regolarvi. Misura 10 cm. Un uncinetto numero 3, dei marcapunti, un ago. La stoffa gialla per una taglia 2 anni ne occorre un pezzo largo circa 1,70 m ed alto almeno 50 cm, del filo giallo per cucire, 1 metro e dei spilli. Una forbice. Prima di spiegarvi come cucire le varie mattonelle tra di loro, ci tengo a precisare una cosa. Io andrò a cucire 5 mattonelle tra di loro perché in totale mi danno 50 cm, che è la misura della circonferenza seno di una bambina di circa 2 anni. Poi certo dipende sempre da quanto il bambino è piccolino o grande. Quindi se volete realizzare una taglia più grande o più piccola o se volete essere sicuri che questa misura vada bene per una bimba di 2 anni, vi consiglio di prendere la misura del giroseno e calcolare quante mattonelle utilizzare. Tenetevi sempre circa 4-5 cm in meno rispetto alla misura totale, ok? Adesso, una volta detto questo, prendo il cotone e realizzo un cappietto. Inserisco l'uncinetto al suo interno, prendo la mattonella, adesso prendo l'altra mattonella, la posiziono in questo modo ed inserisco l'uncinetto sempre nell'angolino. Una volta fatto questo, lavoro un punto bassissimo. Mi raccomando, le 2 mattonelle vanno messe sul dritto del lavoro. Adesso mi sono agganciata, quindi posso iniziare a cucire. Cosa faccio? Entro qui nel primo punto alto della mattonella di sopra ed entro nel centro. Vedete, prendo soltanto la solina di dietro. Poi entro nel punto alto corrispondente sulla mattonellina di sotto, entro sempre nel centro del punto e vedete in questo modo ho 3 soline sull'uncinetto e adesso semplicemente lavoro un punto bassissimo. Adesso entro nel punto alto successivo, mi raccomando fate attenzione a non saltare nessun punto. Entro sempre nel centro, poi entro nel corrispondente punto sull'altra mattonellina e anche adesso lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo e ripeto lo stesso passaggio. E semplicemente continuo a cucire così tutto il resto della mattonella. Quindi parto sempre dalla mattonellina di sopra, poi entro nella mattonellina di sotto e poi lavoro un punto bassissimo. Mi raccomando, l'importante è prendere sempre soltanto le asoline di dietro.
Adesso ho cucito alcuni punti e già si vede il risultato, vedete? Guardate che bella cucitura. Io adesso vado avanti a cucire così tutto il resto della mattonella e noi ci rivediamo tra un po' per vedere come poi terminare questa cucitura. Allora, ho cucito tutto il resto della mattonella e questo è il risultato. Adesso vedete, ho appena cucito l'ultimo punto alto della mattonella. Adesso cosa faccio? Entro qui nella prima catenella dell'angolo, sempre prima della mattonellina di sopra, poi entro nella catenella della mattonellina a fianco e lavoro un punto bassissimo. Adesso ho chiuso la cucitura, quindi faccio una catenella di sicurezza e taglio il filo. Sfilo l'uncinetto, tiro bene questo filo ed ecco qui il risultato. Guardate che carino. Adesso, nello stesso identico modo in cui ho cucito queste due mattonelle, vado a cucire tutte le altre. Vi faccio vedere un'altra volta come agganciarvi, così da chiarire eventuali dubbi. Allora, entro qui nell'angolo di sotto della mattonella appena cucita. Poi prendo un'altra mattonellina, la posiziono in questo modo ed entro sempre qui nell'angolo di sotto. Adesso semplicemente lavoro un punto bassissimo e così mi sono agganciata e adesso semplicemente inizio a cucire come ho fatto prima, quindi entro prima nella mattonellina di sopra, poi entro nella mattonellina di sotto e poi lavoro un punto bassissimo. Una volta arrivata alla fine della mattonella chiudo il giro come vi ho fatto vedere prima e cucio le altre mattonelle. Noi ci vediamo tra un po'. Allora, come potete vedere, sono andata avanti con le varie cuciture e questo è il risultato. Adesso, prima di andare avanti, vi faccio vedere proprio quanto misura. Le 5 mattonelle cucite tra di loro misurano 49 cm e mezzo, che è la misura perfetta per poter poi sviluppare una taglia 2 anni. Adesso cosa faccio? Inizio dalla prima mattonella e parto da quest'angolo di sopra. Vedete? E cosa faccio? Realizzo un cappietto, inserisco l'uncinetto al suo interno, poi entro qui nell'angolino che vi ho fatto vedere prima, carico il filo sull'uncinetto, vedete mi ritrovo con due asoline, prendo questo filo iniziale, lo sposto in questo modo in modo tale da andarlo a nascondere e chiudo le due asoline. E in questo modo mi sono agganciata e ho anche lavorato un punto basso. Vedete? Prendo un marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Adesso cosa faccio? Metto questo filo in orizzontale così lo nascondo. Poi entro qui nel primo punto alto della mattonella e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo, punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto di questo lato della mattonella punto su punto a punto basso fino ad arrivare qui all'altro angolo dove noi ci rivediamo per vedere come lavorare questa parte. Come potete vedere ho lavorato tutto il resto della parte punto su punto a punto basso e questo è il risultato. Ho appena lavorato l'ultimo punto alto di questa mattonella e adesso vedete c'è la parte dove ho effettuato la cucitura e guardate come la vado a lavorare. Allora entro qui dove c'è l'angolo, passo sempre sotto le due catenelle e carico il filo sull'uncinetto, vedete ho due asoline. Adesso entro nell'angolo della mattonella successiva e carico il filo sull'uncinetto, vedete ho tre asoline. Adesso metto il filo della cucitura in orizzontale,
poi chiudo le prime 2 asoline, chiudo le altre 2 asoline e questo poi è il risultato. E semplicemente adesso continuo a lavorare tutto il resto della mattonella punto su punto a punto basso, quindi vedete entro nel primo punto alto disponibile e lavoro un punto basso, punto successivo, punto basso e in questo modo vedete sto nascondendo anche il filo della cucitura. Io adesso vado avanti a lavorare così tutto il resto della mattonella. Quando arrivo qui in prossimità dell'altro angolo effettuo il passaggio che vi ho appena fatto vedere, questa piccola diminuzione, poi ricomincio a lavorare tutto punto su punto, diminuzione, punto su punto, diminuzione, punto su punto e poi noi ci rivediamo qui così vi spiego come lavorare questa parte. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Vedete queste piccole diminuzioni mi aiutano a far venire il toppino dritto. Adesso ho appena lavorato l'ultimo punto basso sull'ultimo punto alto disponibile della mattonella e devo andare a lavorare questo angolo e cosa faccio? Semplicemente entro al suo interno e lavoro 4 punti bassi. Adesso semplicemente sposto bene questo punto, entro qui sul primo punto alto della mattonella e lavoro un punto basso, punto successivo, punto basso e continuo a lavorare tutto il resto della riga punto su punto a punto basso. Quando arrivo qui dove c'è l'altro angolo ripeto questo passaggio, quindi semplicemente vado a lavorare 4 punti bassi e poi continuo a lavorare tutta questa parte come vi ho spiegato prima, ossia tutto punto su punto e con la diminuzione in prossimità delle cuciture. Quando arrivo da questo lato lavoro l'angolo sempre come vi ho detto con 4 punti bassi e poi continuo tutto punto su punto a punto basso fino ad arrivare qui dove noi ci rivediamo per vedere come terminare il giro. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Vedete? Con questo giro ho nascosto tutti i fili ed ho anche reso più squadrato il toppino. Adesso ho appena lavorato un punto basso sull'ultimo punto alto della mattonella e adesso cosa faccio? Entro qui nell'angolo e semplicemente vado a lavorare 3 punti bassi. Una volta lavorati 3 punti bassi tolgo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. E questo primo giro è terminato. Adesso mi alzo con 3 catenelle, nella terza catenella inserisco il marcapunto, poi entro qui nel punto successivo, mi raccomando fate molta attenzione qui a non rientrare nel punto dove è stato chiuso il giro e lavoro un punto alto. Punto successivo, punto alto e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del toppino punto su punto a punto alto. Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto del toppino in questo modo, anche qui sugli angoli lavoro sempre solo punto su punto, e poi noi ci rivediamo quando sono arrivata qui in prossimità del marcapunto, così vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso ho appena lavorato un punto alto sull'ultimo punto basso disponibile, quindi tolgo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso inizio la lavorazione del lavoro una catenella, carico il filo sull'uncinetto, mi raccomando questo punto dove ho chiuso il giro non va considerato, poi salto 3 punti alti, entro nel quarto e lavoro un punto alto.
rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto, lavoro 2 catenelle, rientro nello stesso identico punto e lavoro altri 2 punti alti. E vedete, in questo modo ho lavorato una sorta di ventaglietto. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, salto 3 punti alti, entro nel quarto punto e lavoro un punto alto, lavoro 2 catenelle, rientro nello stesso identico punto e lavoro un punto alto. E semplicemente questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutta questa riga e il primo lato verticale. Adesso vi faccio rivedere la sequenza, quindi salto 3 punti alti, entro nel quarto e lavoro un ventaglietto composto da 2 punti alti, 2 catenelle e sempre nello stesso punto 2 punti alti. Eccolo qui, adesso salto 3 punti alti, entro nel quarto e lavoro un punto alto, 2 catenelle e sempre nello stesso punto un punto alto, così ottengo questa sorta di V. Quindi io adesso continuo a lavorare tutta questa riga e la prima riga verticale seguendo questa sequenza che è veramente molto semplice, come avete potuto vedere. Io adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo quando sono arrivata in prossimità della fine della parte verticale, così poi vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato, vedete? Ho lavorato tutta questa parte orizzontale e questa prima parte verticale e vedete mi sono fermata qui in prossimità dell'angolo. Ho appena lavorato una V composta da un punto alto, 2 catenelle e un punto alto e vedete, se vado a vedere il primo giro di punti bassi, mi sono fermata al secondo punto basso. Adesso cosa faccio? Salto 2 punti, entro nel terzo e lavoro un punto bassissimo. E vedete, in questo modo, oltre ad aver creato il decoro, ho creato anche i forellini dove poi poter agganciare i bottoni. Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo, punto successivo, punto bassissimo e continuo a lavorare tutto il resto della riga orizzontale punto su punto a punto bassissimo. Noi ci rivediamo quando sono arrivata qui in prossimità dell'angolo, precisamente diciamo al punto alto in corrispondenza del terzo punto basso del giro di contorno, così poi vi faccio vedere come terminare questo giro. Ho lavorato tutto il resto della parte orizzontale a punto bassissimo e questo è il risultato. Vedete, non ho aggiunto giri ma ho rifinito il toppino. Adesso mi sono fermata, come vi avevo già detto, in prossimità del punto alto che è stato lavorato sul terzo punto basso di questo angolo. Quindi diciamo tenete presente questo come punto di riferimento. Adesso mi alzo con 3 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, entro qui nel punto successivo e lavoro un punto alto, punto successivo, punto alto e semplicemente continuo a lavorare tutta questa parte verticale punto su punto a punto alto. Io adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo quando sono arrivata qui in prossimità del punto dove ho iniziato a lavorare la parte decorata, così poi vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Allora, ho lavorato i punti alti fino ad arrivare qui al punto dove nel giro precedente ho chiuso il giro. Entro qui dove
ad inizio giro ho lavorato la catenella e lavoro un punto bassissimo e in questo modo ho terminato anche questo giro. Adesso vado a lavorare l'ultimo giro. Adesso cosa faccio? Cammino lungo la parte decorata, quindi entro qui nel primo punto alto di questo ventaglietto e lavoro un punto bassissimo. Adesso lavoro 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, entro qui al centro di questo ventaglietto, quindi sotto le 2 catenelle, lavoro un punto alto. Lavoro 2 catenelle, carico il filo entro qui sotto il punto alto e lavoro mezzo punto alto. Carico il filo sull'uncinetto, ripasso sotto il punto alto e lavoro un altro mezzo punto alto. E questo è il risultato. Adesso carico il filo sull'uncinetto, rientro qui al centro del ventaglietto e lavoro un punto alto. Adesso lavoro 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, passo sotto il punto alto che ho lavorato prima, vedete qui, e lavoro un mezzo punto alto. Passo sotto questo punto alto e lavoro un secondo mezzo punto alto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, rientro al centro del ventaglietto sottostante e lavoro un punto alto. Mi alzo con 2 catenelle e lavoro 2 mezzi punti alti passando sotto il punto alto lavorato prima. Vi consiglio di guardare bene le immagini. Adesso entro qui al centro di questa V successiva, vedete quella composta da punto alto, 2 catenelle e punto alto, e lavoro un punto basso. E semplicemente adesso continuo a lavorare tutta la parte composta dai ventaglietti e le V in questo modo. Adesso vi faccio rivedere la sequenza che dovete ripetere. Allora, entro al centro di questo ventaglietto successivo, quello composto da 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, e lavoro un punto alto. Lavoro 2 catenelle, lavoro 2 mezzi punti alti passando sotto il punto alto. Adesso rientro al centro del ventaglietto sottostante e lavoro un punto alto. 2 catenelle, lavoro 2 mezzi punti alti passando sempre sotto il punto alto. Adesso lavoro un punto alto sempre al centro del ventaglietto sottostante, 2 catenelle, lavoro 2 mezzi punti alti passando sotto il punto alto. Adesso entro al centro della V successiva, quella composta da punto alto, 2 catenelle e punto alto, e lavoro un punto basso. Quindi vedete, è veramente molto semplice il passaggio. Allora, ho deciso di farvi vedere un'ultima volta il passaggio, così spero che nessuno abbia problemi. Quindi cosa faccio? Entro al centro del ventaglietto successivo e lavoro un punto alto, 2 catenelle,
passo sotto il punto alto e lavoro 2 mezzi punti alti. Adesso rientro al centro del ventaglietto sottostante e lavoro un punto alto, 2 catenelle, passo sotto il punto alto e lavoro 2 mezzi punti alti. Lavoro un punto alto al centro del ventaglietto sottostante, 2 catenelle e adesso lavoro 2 mezzi punti alti passando sotto il punto alto. Entro al centro della V successiva e lavoro un punto basso. Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto della riga, compresa questa parte verticale, ripetendo questa sequenza che vi ho fatto vedere, e poi noi ci rivediamo quando sono arrivata qui nell'ultima V, così vi faccio vedere come terminare il toppino. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione del merletto, chiamiamolo così, e questo è il risultato. Adesso qui andranno cuciti i bottoni, mentre qui andranno agganciati. Come potete vedere, anche il merletto appena lavorato ha dei buchetti che possono essere tranquillamente utilizzati come spazio per inserire i bottoni. Adesso vedete, ho appena lavorato il punto basso sull'ultima V disponibile. Cosa faccio? Lavoro una catenella e taglio il filo e ne lascio un pochino perché poi devo andare a nascondere questo filo. Tiro bene il tutto e il toppino è terminato. Come nascondere il filo non ve lo faccio vedere perché ormai l'ho fatto già vedere in tanti video, non voglio rendere la spiegazione troppo lunga. Allora, adesso cosa faccio? Semplicemente nascondo quel filo, vado a cucire i bottoni, precisamente ne cucirò 4 perché sono abbastanza piccolini, e poi ho deciso che al centro di ogni piastrella andrò a cucire un brillantino giallo per rendere un pochino più lucente il toppino. Poi una volta chiuso, questo è il risultato. Quindi adesso vado a fare queste piccole rifiniture che non hanno bisogno di essere viste e poi noi ci rivediamo, così vi spiego come realizzare la gonnellina. Ecco qui il toppino pronto, vedete ho cucito i brillantini e questo è il risultato. Poi questo è il lato in cui andrà cucito il toppino, quindi il merletto va messo sopra e questa è la parte dietro, vedete ho cucito anche i bottoni e questo è l'effetto una volta chiuso. Quindi devo dire che sono veramente soddisfatta del risultato. Adesso cosa faccio? Apro completamente il toppino e vi spiego come prendere le misure per poi andare a tagliare il rettangolo che andrà a costituire la gonnellina. Allora, prendo il metro e lo posiziono in questo modo, ossia parto dal giro di punto alto, quindi non considero il merletto, e arrivo fino all'ultimo giro di punto alto dall'altro lato, quindi qui, vedete? Stendo bene il toppino sul tavolo e prendo bene la misura e ho una lunghezza di circa 53 cm e mezzo, consideriamo anche 54. E quindi cosa facciamo? Prendiamo questa misura e la raddoppiamo, quindi dobbiamo andare a tagliare un rettangolo lungo 1,8 m più poi 2 cm per la cucitura, quindi 1,10 m e alto all'incirca 45 cm più sempre quei 2 cm sia sopra che sotto per andare a cucire, quindi diciamo in totale dovrà essere 1,10 m per 48 cm. Io ho il rettangolo già tagliato e ve lo faccio vedere. Questo lato è lungo 1,10 m, questo lato è alto
48 centimetri più, vedete, poi ho già imbastito la parte finale, quindi ho considerato 1 centimetro, anche 1,5 centimetri per la parte di sotto, e ho tutto imbastito, e poi ho girato circa 1 centimetro anche qui sopra e ho imbastito anche qui, perché così quando andrò a creare la ricciatura rimane tutto pulito e non ci saranno fili antiestetici. Adesso cosa faccio? Prendo l'ago e il filo giallo e lo metto in doppio, e verso la fine faccio dei nodini per poter poi bloccare la cucitura, e adesso vi faccio vedere come andare a creare la ricciatura. Se volete potete realizzarla a macchina con il punto allungato, ma io preferisco farla a mano e poi andarla a bloccare con la macchina. Quindi cosa faccio? Parto dal rovescio e vedete, lascio all'incirca il centimetro che mi servirà poi per andare a chiudere la gonnellina. E poi cosa faccio? Semplicemente inserisco l'ago, così. Adesso cosa faccio? Entro subito dopo, quindi lascio proprio un piccolo spazietto e faccio passare l'ago di dietro, vedete? Adesso, passando da dietro, entro sempre all'incirca, sarà un mezzo centimetro, e faccio passare l'ago, e poi entro dalla parte esterna, oppure posso fare in questo modo, vedete? L'importante è creare una sorta di imbastitura larga massimo mezzo centimetro, quindi deve essere veramente molto stretta, così poi si potrà ricciare benissimo il vestitino. Adesso semplicemente continuo ad imbastire in questo modo tutta la parte orizzontale, e poi noi ci vediamo per vedere come arricciare la gonnellina e come bloccare poi la ricciatura. Allora, come potete vedere, ho continuato ad imbastire tutta la parte orizzontale e questo è il risultato, vedete? Ho tutti i spaziettini larghi più o meno uguali. Adesso cosa faccio? Innanzitutto tolgo questa imbastitura perché non mi serve più, e poi semplicemente tiro un pochino il filo dal lato iniziale, lo tiro un pochino dal lato finale e vado ad arricciare tutta la gonnellina. Così, vedete? E poi con le mani sposto la ricciatura in modo tale da renderla tutta uguale. Guardate bene le immagini. Mi raccomando, però ricordatevi sempre che i 54 cm della arricciatura non devono comprendere i 2 cm, precisamente 1 centimetro all'inizio e 1 centimetro alla fine, che servono per cucire la gonnellina. Spero di essermi spiegata bene. Vedete, tiro il filo e mano a mano sistemo la ricciatura, poi tiro un altro po' il filo e risistemo la ricciatura. Questo è il passaggio, è veramente molto semplice. Poi il mio consiglio è questo, di tenere il toppino steso sul tavolo e mano a mano che la gonnellina è tutta arricciata, posizionarla sul toppino e vedere se la misura è giusta. Allora, una volta poi fatto tutto questo, qui all'inizio al centimetro
di spazio per la cucitura, vado a bloccare il filo e la stessa cosa faccio anche alla fine. Poi una volta bloccata la ricciatura, con la macchina da cucire si fa un giro di cucitura classica per andare a bloccare tutta la ricciatura. Vedete, posiziono la gonnellina sul toppino e sistemo tutto. È veramente molto semplice il passaggio, purtroppo io non vi posso far vedere tutti i passaggi perché, come ho già spiegato nel video in cui spiego come realizzare la fodera di una clutch bag, io non sono un'esperta di cucito, quindi per fare le cuciture e anche per realizzare la gonnellina e le bretelline mi sto facendo aiutare da una persona che piano piano mi sta imparando a cucire, così poi magari in futuro, se qualcuno di voi lo ritiene utile, posso realizzare proprio un video fatto bene. Al momento vi posso dare solo qualche indicazione, anche perché sono una persona abbastanza precisa e se non so fare bene le cose preferisco non dirle. Allora, una volta fatto questo, vedete? Poi dopo io me lo sistemo tutto bene. Cosa si fa? Si piega a metà la gonna in questo modo. Mi raccomando, il centimetro deve rispondere al centimetro dietro e si va a cucire tutta questa parte verticale. Magari anche qui vi consiglio di fare una piccola imbastitura in modo tale da cucire tutto uguale. L'importante è cucire anche questa parte finale dove io ho già fatto questa imbastitura. Infatti dopo l'andrò ad aprire perché altrimenti poi rimane questa cucitura fatta così che è veramente molto brutta e dà anche fastidio alla bambina. Quindi una volta fatta quella cucitura verticale vi consiglio di passare il ferro in modo tale da stirare bene i due lati e poi andare a cucire l'orlo finale. E adesso mi faccio aiutare a fare la gonnellina. Una volta terminata noi ci rivediamo così vi spiego come cucirla al toppino. Adesso prima di lasciarvi vi spiego anche come realizzare le 4 bretelline che andranno cucite qui nella parte sopra del toppino. E cosa si fa? Semplicemente si taglia delle strisce larghe circa 5 cm, poi piegare la stoffa a metà come ho appena fatto io, creare una piccola imbastitura e poi andare a cucire con la macchina sul rovescio, mi raccomando, tutto questo lato e questa parte che potete cucire o di sbiego oppure dritta, a seconda di come volete ottenere la parte finale del fiocchetto. Poi una volta cucito tutto, con questa parte che sarà lasciata aperta si gira la bretellina sul dritto, così poi non si vedono cuciture, si dà anche una bella stirata per appiattirle bene e poi semplicemente sono pronte per essere cucite. Quindi adesso realizzo queste 4 bretelline, termino la gonnellina e poi noi ci rivediamo per vedere come cucire il tutto. Allora, come potete vedere, la gonnellina è pronta, vedete la ricciatura è stata bloccata e vedete che il risultato è bello pulito in questo modo e inoltre la parte della cucitura verticale è stata fatta e questo è il risultato, devo dire è veramente molto bello, non si vede niente. Vedete, questa è la parte che vi dicevo di stirare prima di cucire l'orlo e questo poi è il risultato, è veramente molto pulito il lavoro. E adesso non rimane altro da fare che andare a posizionare la gonnellina, quindi aprite il corpino sul rovescio del lavoro, poi prendete la parte finale e posizionatela qui più o meno nella parte qua del centro della cucitura e con dei spilli andate a bloccare questa parte. Vi consiglio di non mettere la gonnellina troppo verso
dentro, ma di metterla proprio qui nella parte finale. Adesso, una volta fatto questo, ripeto lo stesso passaggio dall'altro lato, quindi prendo la parte finale del toppino e la posiziono qui in corrispondenza della cucitura. Mi raccomando, mi sono scordata di dirvi che la parte del merletto non va considerata come parte finale perché quella servirà per chiudere i bottoni e quindi si sovrapporrà alla parte che stiamo andando a bloccare, ok? Adesso, una volta fatto questo, posso andare a bloccare tutto il resto del toppino e sistemare bene tutta la gonnellina. Mi raccomando, cercate sempre di metterla tutta alla stessa altezza. Poi, se volete, con la macchina da cucire potete andare subito a bloccare il toppino oppure vedere come faccio io e cucire la gonna a mano, che secondo me è molto meglio perché così non si vede alcun filo davanti. Ho bloccato bene tutta la gonnellina, adesso questo è il risultato. Già si incomincia a vedere il vestitino e guardate che carino. Adesso, una volta fatto questo, cosa faccio? Partendo dal rovescio del lavoro, quindi vedete qui la parte interna, prendo un ago con del filo giallo messo in doppio e legato nella parte finale più volte in modo tale poi da non far scappare la cucitura. E cosa faccio? Inserisco l'ago prima sulla gonnellina e poi prendo una solina del punto alto dove devo andare a cucire la gonnellina e faccio passare tutto il filo. Così. Una volta fatto questo, cosa faccio? Entro nel punto successivo da cucire, prendo sempre e soltanto una solina, poi entro sulla gonnellina e faccio passare il filo. Se avete difficoltà a prendere la gonnellina, potete prima far passare il filo attraverso il punto del toppino e poi agganciarvi alla gonnellina. E questi sono i due passaggi che dovrò ripetere per cucire tutto il resto della gonnellina. Vi faccio vedere un'ultima volta come fare. Quindi cosa faccio? Entro prima sulla gonnellina, poi entro su una linguettina del punto alto dove devo andare ad agganciarla e faccio passare il filo. Poi entro su una linguettina del punto alto successivo e poi sulla gonnellina e faccio passare il filo e semplicemente così continuo a cucire tutto il resto della gonnellina e in questo modo potrete vedere che il lavoro verrà bello pulito e non si vedrà alcuna cucitura sul toppino. Non so se dalle immagini si vede qualcosa. Io adesso vado avanti con la cucitura, una volta arrivata qui dall'altro lato blocco il tutto con due nodini e poi semplicemente taglio il filo. Vedete, sono queste le asoline che vanno prese sul toppino. E con lo stesso metodo poi andrò a cucire anche le bretelline e precisamente cosa faccio?
Partendo dalla parte dietro del toppino, quindi dove ho messo i bottoni, lascio 5 centimetri e mezzo, poi posiziono una prima bretellina in questo modo, guardate, vedete? Così più o meno sul giro di punto alto, Poi lascio 8 centimetri e posiziono la seconda bretellina, lascio 11 centimetri di spazio e posiziono la terza bretellina, lascio altri 8 centimetri di spazio e posiziono la quarta bretellina e poi lascio 5 centimetri e mezzo per la fine. E poi semplicemente vado a cucire come ho appena fatto tutte e quattro le bretelline. Quindi adesso termino di cucire la gonna, termino di cucire le bretelline e poi noi ci rivediamo. Come potete vedere il vestitino è terminato e questo è il risultato. Guardate quanto è carino, immaginatelo poi indossato da una bimba quanto può essere bello. Lo potete realizzare tutto giallo o con altri colori o con altri tipi di stoffe, questo dipende sempre dal vostro gusto. Poi spero tanto di ricevere qualche foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social TikTok, Facebook, Pinterest ed Instagram, di cui vi lascio il link in descrizione. Mi raccomando, se il progetto vi è piaciuto lasciate un bel like e se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Inoltre vi ricordo che sempre sul mio canale potete trovare la borsettina abbinata a questo vestitino, di cui vi lascio il link in descrizione, così potete realizzare un bellissimo set da poter regalare o per le vostre bambine o anche per poterli vendere. Io adesso vi saluto, noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto. Ciao ciao!